Bedin ha 22 anni e ha deciso di fare una cosa che pochissimi avrebbero il coraggio di fare: girare l'Italia in autostop. Senza soldi, solo con uno zaino. Nessun piano, nessuna sicurezza, solo la speranza di trovare lungo la strada gentilezza, accoglienza e un motivo per credere ancora negli altri. Così abbiamo deciso di incontrarlo, di passare qualche giorno con lui per capire cosa ha imparato da questo viaggio che sta ancora facendo. Come sarà riuscito a cavarsela finora e avrà davvero trovato la gentilezza e l'amore che stava cercando nelle persone? Ero senza soldi e senza cibo, senza niente. Niente pianificato. Cioè ogni giorno è una sorpresa e tu sei contento per ogni cosa che ti arriva. Mi arriva un passaggio, io ne sono grato, mi arriva del cibo, io ne sono grato. Sicuramente c'è un po' quel piccolo me tunisino che ha voglia di riscattarsi e di dimostrare che su molti aspetti sono più italiano del classico italiano, ok? Quindi è un po' anche una ricerca della mia italianità. Ciao ragazzi, andate verso Bologna? Sì. Posso mettere lo zaino dietro? Certo. Vai. Ciao ragazzi, grazie mille. Che facevi qui? Sto girando tutte le regioni d'Italia senza soldi al momento. Dove sei partito? Dal bivacco Bedin, nei Dolomiti Bellunesi, che ha il mio stesso nome per coincidenza. E sei partito da là e così? Quanto ci hai messo ad arrivare su? Ma arrivare su al bivacco ci ho messo 7 ore e mezzo, sono partito l'1 settembre. Ormai sono 4 mesi che sono in viaggio. Questa è la 9ª regione. Qual è l'obiettivo del tuo camminare? Il mio obiettivo è conoscere l'Italia e conoscere la cultura italiana, perché mi sono detto io voglio viaggiare il mondo e conoscere le culture, conoscere persone. Io amo conoscere persone, se no non starei facendo un viaggio del genere. E mi sono detto aspetta, ma tutti scappano, tutti prendono l'aereo e si fanno ore e ore di volo, quando in realtà l'Italia è vastissima, è diversa, ogni regione è a sé e tendiamo sempre tutti a scappare quando abbiamo cose stupende dietro casa. E quindi mi è venuto in mente questo giro d'Italia. All'inizio l'ho ragionato a livello di paesaggi, di posti che volevo visitare, e poi quando mi è venuta in mente questa cosa senza soldi mi sono proprio detto ok, senza soldi mi forzo a conoscere le persone perché senza gli altri non posso andare avanti, e grazie a questo riesco a entrare nella cultura degli italiani, che non per forza è chi ha sangue italiano, ma semplicemente chi vive in Italia. E quindi sì, questa cosa del senza soldi è ciò che mi permette di conoscere la cultura, perché sono sempre a contatto con persone italiane. Sicuramente c'è un po' quel piccolo me tunisino che ha voglia di riscattarsi e di dimostrare che su molti aspetti sono più italiano del classico italiano, ok? Quindi è un po' anche una ricerca della mia italianità. La parte più difficile del viaggio è stata proprio l'organizzazione. Quindi sono stato così tanto concentrato negli ultimi 3 mesi, i mesi d'estate, a organizzare il viaggio, che tutte le paure, le incertezze non le ho sentite granché e sono semplicemente partito. Hai portato con te, quando hai lasciato casa, un oggetto o un qualcosa che ti ricordava casa tua? Allora, no, però mia madre prima di partire, i miei genitori sono musulmani, mi ha dato un piccolo foglietto con delle preghiere, e quello infatti è nascosto nello zaino, mai toccato, e prima di questo momento non me lo ricordavo nemmeno di averlo, quindi sì. C'è stato qualcuno che ha provato a fartici ripensare, a bloccarti, tra virgolette? Sì, ma ci avevano già provato una volta e c'erano riusciti, purtroppo. No, in realtà non purtroppo, perché anche quella è stata un'esperienza di vita. Io volevo prendermi un anno sabbatico dopo le superiori e invece tutta la famiglia mi hanno convinto che avrei perso il ritmo dello studio, e quindi ho fatto 2 anni di ingegneria gestionale, fra virgolette, buttati, perché poi ho fatto la rinuncia agli studi, ho iniziato a fare viaggi, eccetera. Quindi sì, ci hanno provato, ma ormai mi ero impuntato così tanto che non mi sarei fatto fermare da nessuno.
dice che la parte più difficile di un percorso sia iniziarlo e solo quando poi lo inizi ti accorgi che era tutto dentro la tua testa. Non so se per Bedin è stato così, ma sicuramente durante il suo cammino tante difficoltà le ha affrontate. La paura l'ho sentita di più il 3 settembre, perché è stato il primo giorno dopo il bivacco e dopo mi hanno ospitato delle ragazze in cui ero senza soldi e senza cibo, senza niente. Quindi quella volta ho paura, ero in un punto panoramico di Cortina d'Ampezzo e un signore vedendo il mio zaino, leggendo il cartello che è scritto nello zaino, è venuto, mi ha allungato 5 euro, mi ha augurato in bocca al lupo e da lì la paura che mi aveva sovrastato in quel momento se ne è completamente andata. Qual è il momento, se ripensi a tutto il viaggio fatto finora, più duro che hai affrontato? Ce ne sono stati un paio. Il primo è stato in Alto Adige, dove le persone parlavano tedesco intorno a me e non parlavano italiano e quindi non mi sono sentito in Italia. E il problema dell'Alto Adige per chi fa autostop è che le strade sono così belle, ordinate e veloci che non hai lo spiazzo per fare autostop. Ti direi Liguria, dopo Genova, dove non ho trovato ospitalità nonostante avessi molti contatti. Cioè avevo molti contatti anche di content creator, avevo il contatto WhatsApp, ho scritto a loro e tutti mi hanno dato la stessa risposta. Io non ti posso ospitare, però ti do una mano e nessuno si è mai fatto vivo. Cioè, diciamo, il pensiero era, cavolo, conosco tutta questa gente, qualcuno mi ospiterà. Quello che mi ha dato fastidio in quel momento era, la riassumo così, questa finta gentilezza. Cioè, io in prima persona non ti posso aiutare, però ti aiuto, però in realtà effettivamente poi non ti aiutano, nessuno ha cercato alla fine. Quello che mi colpisce di Bedin è assolutamente la leggerezza, il fatto che in una società dove tutti corriamo, dove abbiamo le giornate ben programmate, lui vive senza orari, vive l'attimo, il presente, senza sapere quello che verrà domani, non ha un obiettivo di tempo né un obiettivo di luogo, vive esattamente l'attimo, quello che gli accade giorno per giorno. Lui quindi si gode quello che le persone gli raccontano, quello che le persone gli danno al 100%. E la domanda che io mi faccio è: avrei io il coraggio di fare quello che ha fatto lui? E vi chiedo a voi ce lo avreste? Cioè io questo viaggio lo riassumo un po' come se io fossi la copertina di un libro che non parla di me, ma parla di tutte le persone che ho incontrato, di tutte le persone che mi hanno aiutato, di tutte le persone che hanno fatto qualche chiacchiera con me. Anche nello zaino, nel cartello che c'è fuori dallo zaino, la prima parola che ho scritto e mi ci sono soffermato è chiacchiere, cioè chiacchiere, cibo, letto, un passaggio sono ben accetti, la prima è chiacchiere, quindi mi basta che qualcuno si fermi a parlare con me, ok? Poi viene tutto il resto. Di solito, Bedin, che tipo di persone a livello di età ti ospitano? Di tutte le età. Mi hanno ospitato ragazzi fuori sede, mi hanno ospitato famiglie, mi hanno ospitato persone un attimo più anziane. Io ho conosciuto Bedin tipo a ottobre e ho visto il suo incredibile viaggio e aspettavo solo il momento in cui mi scrivesse vengo a Bologna. Allora ha messo una storia in cui ha scritto appunto passo per Bologna, c'è qualcuno, e gli ho scritto subito, mi ha risposto e gli ho detto guarda Bedin, ho un divano, un letto, un posto dove dormire, se hai bisogno nel caso chiamami. Lui mi ha risposto, mi ha detto quando passo per Bologna riscrivimi. È arrivato a Bologna, gli ho scritto e incredibilmente ha passato il Natale a casa mia con la mia famiglia e penso che veramente questo incontro mi abbia arricchito un sacco. Cioè penso che Bedin quando arrivi a casa della gente sia molto più quello che ti dà lui che quello che dai tu a lui. E quando non riesci a trovare nessuno che ti ospita, come fai? Dormo in tenda. Cerco di non entrare mai in una città se non ho chi mi ospita, almeno per appena arrivo. Perché in città per forza non so dove mettere la tenda. Quindi entro in città solo se ho chi mi ospita, se no dormo in tenda. E diciamo l'attrezzatura principale tua, nel senso tenda, sacco a pelo, cioè capito? Tenda, sacco a pelo da 0 gradi, materassino abbastanza isolante. Per cucinare usi qualcosa? Cucino perché un ragazzo di Milano mi ha regalato il fornellino, cosa che prima non avevo. Cioè io mi ero portato solo la pentola da poter usare, pentola da campeggio, e questo ragazzo mi ha regalato il gas e il fornellino
e da lì in poi io sono dotato di fornellino per cucinare. Te hai mai usato soldi finora per diciamo comprare qualcosa piuttosto che appunto dormire o altro? A piedi e in autostop principalmente, e l'autostop in Italia funziona, magari non funziona bene come altri paesi. Io la prima volta ho provato a fare autostop durante questo viaggio, quindi non avevo mai fatto autostop in vita mia. E soldi ho un rapporto strano con i soldi, cioè accetto donazioni. All'inizio viaggio ne ho accettate molte, proprio perché ero all'inizio, non sapevo a cosa sarei andato incontro, però a un certo punto ho raggiunto una cifra così alta che ho iniziato a donare i soldi ai senza tetto e a lasciarmi solo il minimo indispensabile per comprarmi da mangiare. Cioè io i soldi li posso usare solo per comprarmi da mangiare. Quando mi compro da mangiare non vado a strafare, non è che vado al ristorante e mi compro una pizza. Vado al supermercato e compro le cose giuste, sane, che mi facciano stare bene, e fine del discorso. Nello zaino ci sono vestiti, cioè ho 5 mutande se non sbaglio, magliette e pantaloni termici, poi mi vesto a strati, quindi ho la maglietta traspirante, ho il pile, ho la felpa pesante e poi ho la giacca antivento che mi isola. Ho 3 pantaloni in tutto, tra cui uno modulabile che può diventare corto, ho un paio di scarpe, un paio di sandali, ho tutta l'elettronica che mi serve per documentare, un kit di pronto soccorso, cibo, acqua. Quanto pesa lo zaino? Al momento probabilmente 26 kg. Un cammino così lungo ha al suo interno momenti di buio, momenti di luce, nostalgia, coraggio e anche paura. Situazioni di vita diverse che ci insegnano sempre qualcosa su di noi e sulla vita. Qual è stata la più grande lezione che hai imparato finora durante il viaggio? Penso di non nascondere più i miei sentimenti, le mie emozioni. Te la riassumo in questa frase: sono felice e non ho più paura di dirlo. Cioè, sono felice, esprimo che sono felice, esprimo che questo albero mi piace, esprimo che questa situazione mi piace. Sono grato dell'ospitalità, del pranzo che abbiamo fatto insieme, e non ho più paura di dirlo. Cioè, non ho più paura di esprimere i miei sentimenti alle altre persone e non tenerli più solo per me. Ricordi un incontro o un momento che ti ha cambiato e ha cambiato il tuo modo di vedere le persone, quindi gli italiani, secondo il tuo obiettivo, o ti ha migliorato la giornata? Dopo il periodaccio che ho passato in Liguria, nell'ultimo paese ligure a contatto con la Toscana, dopo aver passato 3 giorni in tenda dove le persone mi dicevano sì ti ospito e poi non si facevano vivi, grazie all'app Fontanelle, che mi aiuta a trovare le fontanelle in giro per l'Italia, insomma, ho trovato questa fontanella in questa zona industriale di questo paese e mi ha portato a un meccanico di camper, ok? Quindi cercavo questa fontanella, non la trovavo. Ho visto il signore e gli ho chiesto: per caso c'è una fontanella dove posso riempire un po' d'acqua? Lui mi fa sì. E poi legge il cartello dietro il mio zaino e mi fa: Giro d'Italia senza soldi? E io fa sì. Vai da mia moglie, vai, che ti dà un panino. E allora sono andato da sua moglie, mi ha dato pane, salumi, formaggi, mandarini, caffè, sigarette. Abbiamo fatto le chiacchiere, ci siamo conosciuti ed è stato proprio quel momento di calore che mi serviva dopo quel periodo buio che avevo passato. Se tu potessi dire qualcosa al Bedin di 5 anni fa, cosa diresti o faresti? Parti perché è possibile. Cioè, io ora sto viaggiando senza soldi e quando ero più piccolo mi facevo molte paure sulle spese, devo organizzare di qua, organizzare di là, e ora questo viaggio lo sto facendo senza soldi, quindi vuol dire che è fattibile, è possibile. E la figata di farlo senza soldi, la figata di farlo in questo modo è che niente è pianificato. Cioè ogni giorno è una sorpresa e tu sei contento per ogni cosa che ti arriva. Mi arriva un passaggio, io ne sono grato, mi arriva del cibo, io ne sono grato. Cose di tutti i giorni che noi teniamo per scontate, consideriamo scontate, invece durante questo viaggio sono tutti colpi di fortuna, tutti momenti di gioia, tutte cose a cui essere grato.
la gente è realmente superficiale e inaccogliente come si pensa o come spesso si dice? No, questo ce lo inculcano purtroppo le notizie, i telegiornali. Sì, ma il fatto che le notizie parlino solo di questo, il tuo cervello inizia a pensare che esiste solo questo, quando in realtà non è vero. E nel momento in cui ti stacchi dalle notizie, inizi a parlare con le persone, inizi ad aprirti, perché noi pensiamo non ci sia gentilezza nelle persone proprio perché non ci apriamo, perché camminiamo con le cuffie, perché camminiamo con dei paraocchi, cioè non ci guardiamo a destra e a sinistra, non ringraziamo quando usciamo da un bar, non facciamo tutte queste piccolezze che in realtà se facessimo, se tu sei aperto, questo è quello che penso io, se tu sei aperto alle altre persone, gli altri sono aperti a te. Quindi siamo noi che dobbiamo fare il primo passo per poi ricevere gentilezza dagli altri. Non possiamo pretendere di ricevere gentilezza dagli altri se non siamo prima noi a sorriderli. Stare 2 giorni con Bedin ci ha fatto capire l'importanza di godersi il presente, l'attimo, di crearsi nuove amicizie, conoscere nuove persone, potersi formare, e questo lo si fa a 22 anni come lui, ma anche a 30, a 45 o anche a 60, perché l'età è solo un numero. Come mi disse mio nonno una volta, l'amore è magia, e è talmente vero che vogliamo chiedere a Bedin cosa significa per lui amare e cosa ha imparato sull'amore in questi 4 mesi. Hai scoperto durante questi 4-5 mesi un lato di te che non conoscevi, magari grazie a qualcuno o grazie appunto a un incontro, un evento? Ho conosciuto un nuovo tipo di amore, ok? Ho conosciuto un amore che prima non conoscevo, un amore libero, un amore in cui ami quella persona e proprio perché la ami la lasci libera di farsi altre esperienze e di conoscere altre persone. Perché io in questo viaggio sto cercando di conoscere le persone al 100%. Cioè ora sono con voi e ho la testa con voi e voglio conoscere voi. Poi quando sono con un'altra persona voglio conoscere quella persona al 100% e metterci tutto me stesso. Avere una relazione nel modo classico in cui vediamo le relazioni non ti permetterebbe questa cosa, perché stai conoscendo una ragazza e il fatto che sei fidanzato sicuramente non ti permette di conoscere quella ragazza fino in fondo. E non parlo a livello sessuale, parlo proprio a livello sentimentale. E questo nuovo amore che questa persona mi ha insegnato è un amore in cui tu sei consapevole di amare quell'altra persona e sei consapevole che quell'altra persona ha bisogno di amare altre persone per essere se stesso.